Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, ho visto che vi siete presi bene col video di Handle OS, quindi oggi andiamo a vedere un po' più nello specifico come utilizzare Console to Desk. Ora, io non ci smacchino tantissimo e uso forse la metà delle cose che offre, però vi faccio una rapida panoramica in modo che sappiate cos'è. Ora, io ho la versione quella donazione che se a sto punto avete provato il sistema operativo, vi piace, vi consiglio di aggiornare, anche perché si dà una mano allo sviluppatore a mantenere i server accesi, tutto quanto, in modo che il progetto non muoia. Pensateci ragazzi. Nel frattempo vi racconto che vi lascio in descrizione il mio link referral Amazon, che se salvate questo link nei preferiti e passate da questo link a acquistate qualcosa su Amazon, a me Amazon riconosce qualcosa perché è come se vi avessi consigliato Amazon. A voi non aggiunge nulla al prezzo, è un modo gratuito per aiutare il canale a crescere, a comprare nuove attrezzature, nuovi giochi, nuove cose per fare i video come potrebbe essere un vecchio PC per un retro PC o cose di questo genere. Grazie ragazzi. E adesso andiamo direttamente al video. Allora ragazzi, siamo di fronte alla schermata di Handle OS. Una cosa, se non avete quest'icona qui avviata, che a me si avvia il processo, si avvia l'app, ma non c'ho l'icona, dovete andare in C, Program Files, Console to Desk e avviare questo hotkey for console to desk. Lo cliccate, vi dirà che è già partita è già in esecuzione, fate sì e ve lo mette qua sotto. Se questa cosa vi capita spesso, tasto destro, send to desktop e vi crea un collegamento sul desktop. Così ce l'avete sempre a portata di mano. Altra cosa, se siete sul divano e preferite l'ambiente Windows per muovervi con un pad, potete mettere Console to Desk in esecuzione automatica. Come? Allora, andate su C, Users, Handle OS, App Data, Roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup e prendete, copiate questo collegamento e lo incollate qua dentro, così in esecuzione automatica praticamente avrete sempre l'avvio di Console to Desk. Questo è un trick che vale per qualsiasi cosa volete in esecuzione automatica che non ce l'abbia, ossia che lo volete all'avvio del computer. Se non c'è tra le opzioni potrete fare sto trick del menu start, un vecchio trick che c'era sui vecchi Windows che comunque è stato conservato, un po' più astruso da arrivarci, però c'è ancora. Poi andiamo sul vivo di Console to Desk, lo avviamo. Una cosa che vi volevo prima far vedere è che da questo menu tasto destro potete scegliere di cambiare l'icona del computer con l'icona del mio computer, quella lassù, con una di un'altra handled. Poi potete attivare i vari servizi, cambiare il tema del cursore da bianco a nero, io l'ho messo nero e così via. Potete disattivare, attivare gli aggiornamenti di Windows, il Microsoft Defender, eccetera, eccetera. Qui ci sono varie impostazioni di Windows e di Handle OS e anche di Console to Desk c'è qualcosina. Come cambiare l'icona del mio computer? Per rinominarla basta che clicchiate un clic e potete cambiare il nome. Allora, per cambiare l'icona con quella di un computer normale, dovete andare su Personalizza, poi Temi, Desktop Icon Setting, My PC,
Change icon e dovete andare a cercare icon, c'è quella di HandleOS e quella normale di Windows. Scegliete questa, ok, e poi andate a scegliere la vostra iconcina del PC. Se trovate che le icone con HandleOS sono troppo grandi, perché naturalmente è stato studiato per le handled, quindi ci volevano le icone più grandi, dovete fare View, Medium Icon o addirittura Small se preferite. Io con Medium mi trovo bene. Adesso andiamo su Console to Desk. Allora, per prima cosa abbiamo questo Set Increase VRAM. Io praticamente l'ho messo tra i 4 e i 16 giga. Avete un boost nella VRAM. Qui ci sono scritte le istruzioni come fare. Dovete cliccare qua, poi riavviare il computer, vabbè, disabilitare l'antivirus se l'avete abilitato. Dopo che avrà deframmentato, selezionate la vostra impostazione e poi cliccare Ready to Defrag, vi farà riavviare il PC, e poi cliccare Ready to Defrag di nuovo perché non deframmenti più, e così avete la vostra impostazione salvata. Poi se noi andiamo qua nell'ingranaggio, nelle impostazioni, possiamo fare Launcher Setting e possiamo scegliere quale launcher avere all'avvio piuttosto che l'Xbox in full screen o il desktop di Windows. C'è Play Night, Heroic e Steam, o se no ne potete mettere uno vostro, uno che vi pare a voi. Però queste cose funzionano nella console mode, quindi dovete passare alla console mode. Ora, altra cosa, per disabilitare l'app Xbox in avvio automatico senza dover fare Windows G tutte le volte per chiamare la game bar e uscire, dovete andare su Gaming, Full Game Experience e fare None, e non vi entrerà nella Full Xbox Experience. Poi da qui potete richiamare il driver della vostra scheda video. Io ho una AMD, quindi clicco su AMD. Da qui, se voi avete smacchinato troppo con HandleOS, che vi ha rallentato, vi ha aggiunto troppi servizi, avete installato Edge, siete pentiti, roba del genere, cliccate Restore Boost e vi rimette a posto il sistema con le ottimizzazioni che ha fatto lo sviluppatore, ossia Special New Buy, che ringrazio perché mi ha spiegato abbastanza roba di sto sistema. Qui ci sono le impostazioni di Windows Defender, il Task Manager. Io per esempio da qui ho installato di nuovo il Microsoft Store. Avendo diversi giochi sul Microsoft Store comunque mi serve, e poi comunque serve per aggiornare l'Xbox App e tutta quella roba lì, quindi fa comodo. Qui c'è il tasto per joinare direttamente nel server Discord dello sviluppatore. Esci da questo corpo, ok. Vabbè, qui avete le impostazioni di illuminazione, roba così, ma a me non funzionano perché evidentemente è studiato per le handled. Qui avete i vari tasti quando usate il gamepad. Qui c'è la nomenclatura a lato, non ve li sto neanche a spiegare, non ne avete bisogno. E qui potete riattivare l'UAC, ossia quel fatto che quando avviate qualcosa che non ha il certificato Microsoft vi appare la finestra, o come amministratore e roba del genere, potete riattivarlo. Di default è disattivato nel sistema, quindi se non lo attivate e avviate qualcosa sia come amministratore, attenti a cosa fate, sappiate bene cosa fate. Se non siete sicuri, riattivatelo, così quando vi avvia qualcosa in amministratore potete decidere di fermarvi o no. Poi qui c'è la cosa più bella,
il Tweak Paradise. Allora, io ho impostato qualche cosina, come vedete a schermo, per migliorare un po' le performance. C'ho la scheda video AMD, naturalmente utilizzo le impostazioni Tweak per AMD. Poi ci sono quelle per, vabbè, per Intel, per Nvidia. Poi ci sono i trick di Windows e varie cosine che potete attivare e disattivare. E qua c'è More Dangerous, ma c'è solo questo. Io non l'ho toccato, c'è scritto More Dangerous, quindi ho deciso di non toccarli. Però ci sono anche queste cose qua. Ora, io ho avuto un incremento. Vi ricordate come girava Quake Champions? È rimasto praticamente uguale mettendo tutte le impostazioni a medio, una ad alto e a 1080p. Gli fps sono rimasti quelli, quindi ho avuto qualche miglioramento. Poi considerate, sto PC ha 13-14 anni, il processore insomma fa quello che può, la scheda video è un RX 570 4 GB del 2016-2017, che anche allora non era il massimo della figaggine. Insomma, io sono contento per quello che fa. Quel che sì, c'ha 16 GB di RAM DDR3, ma 16 GB e questo è sufficiente. Tutto installato su SSD. C'ho un hard disk che tengo come immagazzinamento e download. Qui potete aggiungere le vostre applicazioni personalizzate. Che ne so, volete aggiungere qualcosa, cliccate qua e l'aggiungete. E poi qua c'è il fix per la tastiera, che magari se non vi appare la tastiera virtuale lo potete fissare. Qui potete attivare velocemente il wifi e qui arrestare il computer. Ok ragazzi, per il resto penso che non ci sia altro da dire. Andiamo alle conclusioni. Ok ragazzi, altro da aggiungere? Direi di no. Vi ricordo però che se vi piace il progetto e volete supportarlo, fatela una donazione, prendetelo con Sol2Desk e in versione donazione. Questo ragazzo si sbatte veramente tanto, ha in piedi i server, ha messo su un'intelligenza artificiale nel suo Discord per rispondere a eventuali problemi quando lui è assente, la sta addestrando, insomma si sbatte veramente tanto. Considerate di dargli una manino, una goccia nel mare, non costa nulla, è molto disponibile, aiuta sempre, fidatevi, è una brava persona, almeno per quello che lo conosco io, quindi considerate di prendere la versione donazione, anche perché dà dei bei vantaggi. Per il resto, se c'è qualcosa da aggiungere, spero che Special New Buy aggiunga un commento qui sotto il video e niente. Noi ci teniamo aggiornati e magari più avanti, se volete, vi faccio un tutorial su come installare HandleOS e come creare la chiavetta di installazione, tutto quanto. Quando la versione 25H2 sarà disponibile per tutti, perché al momento ce l'ho in preview io e qualcun altro, quindi pazientate perché ho intenzione di installarlo anche nel portatile. Il mio vecchio portatile del 2016 mi sembra, quello che mi è stato regalato, insomma penso che potrebbe avere un bel boost. Ok ragazzi, per questo video era tutto, enjoy!